Quindi in questo momento la sua visione sul futuro del comportamentismo è abbastanza negativa. Positiva. È abbastanza positiva. Perché trovo che per gli altri è negativa, perché si stanno sempre ripetendo le stesse cose e non sanno dove andare, non hanno una visione di un obiettivo scientifico da costruire positivo. Per me è positiva, perché è l'unica prospettiva scientifica che consente di spiegare il comportamento, con tutti i limiti della scienza ovviamente, perché non possiamo chiedere che spieghi più di quanto non può spiegare. Già mi dice che tutto è appreso, quindi mi ha già spiegato moltissimo, poi ovviamente devo precisare, c'è tutto da costruire. C'è da prendere tutto il discorso dei cognitivisti e non serve a niente, il discorso del senso comune. Ricostruirlo tutto in termini rigorosamente comportamentistici, prendere il discorso dei neurologi e ricondurlo, o comunque degli analisti degli studi del sistema nervoso centrale, e ricondurlo ai loro limiti, perché loro poi usano il cognitivismo, pasticciano, individuano, pongono relazioni tra variabili comportamentali e variabili neurologiche, con l'errore basilare secondo cui, che è tipico della nostra cultura, è legato proprio alle schede di rinforzamento di ennesimo livello che l'uomo usa per spiegare se stesso il proprio modo di ragionare, secondo cui il cervello sarebbe la causa dei comportamenti, che è l'errore più colossale che si possa immaginare. Quindi il cervello non è la causa dei nostri comportamenti. E non hanno ancora capito, insistono anche i neurobiologi con questa idea assurda. Abbiamo scoperto finalmente una zona del cervello che ci consente di ragionare. Che cose assurde, ogni giorno c'è una scoperta di questo tipo. Abbiamo scoperto la zona del cervello nella quale l'emotività quindi si consolida l'idea che sia l'uomo a fare tutto, a scegliere tutto, perché il suo cervello è sbagliatissimo. Questo è l'errore basilare. Sì, poi tra l'altro in questo momento la risonanza magnetica ha un successo enorme perché la nostra cultura è tendenzialmente una cultura che vuole vedere le cose, basata sul vedere. Quindi vedere il punto nel cervello in cui si illumina qualcosa, dici ah, è è lì. bellissimo, finalmente abbiamo scoperto, non hai scoperto niente. Hai scoperto una condizione di isomorfismo tra cervello e comportamento. Però se non hai, e qui c'è un discorso anche che vale per tutta la psichiatria, se non hai un comportamentismo rigoroso, non ti serve a niente vedere una macchiolina nel cervello. Così come è pericolosissimo applicare al comportamento o supporre, come si fa nella maggior parte dei casi patologici in psichiatria, applicare strumenti biologici, diciamo, per modificare i comportamenti. Anche è pericolosissimo. Si può fare solo se noi abbiamo un rigorosissimo insieme costrutto teorico legato ai comportamenti. Se vediamo il DSM è il manuale degli psichiatri. Ci sono per ogni malattia mentale 10 ipotesi, espresse in termini di senso comune. Se il soggetto, se si presentano al soggetto 10, che sono comportamenti poi, 10, almeno 5 tipologie di questo elenco, allora ha questa malattia. Allora è assurdo, perché se me le esponessi in termini rigorosamente comportamentistici, allora cominceremo ad avere un discorso più chiaro, ma tutto in termini di senso comune, oppure di cognitivismo poco rigoroso. Sì. La psichiatria in questo momento storico è particolarmente paurosa dal mio punto di vista. Ma è tutta la... Anche perché si sta adattando a una serie di bisogni, tra virgolette, della società che derivano da meccanismi economici. Per esempio negli Stati Uniti moltissime persone che conosco prendono una pillola contro un disturbo dell'attenzione, contro un deficit attentivo. Quindi prendono questa pillola e poi per 8 ore di seguito sono in grado di studiare o lavorare senza pause.
ha una struttura chimica simile a quella della cocaina, quindi vanno dal medico, se la fanno prescrivere perché dicono io non riesco a studiare, sono distratto, quindi il medico gliela prescrive e dopodiché loro possono produrre di più, possono lavorare di più, vengono rinforzati per questo, quindi continuano a prendere per anni e anni, non si sanno neanche gli effetti a lungo termine di queste medicine, non si sa niente. Però lì la psichiatria si è adattata al bisogno delle persone di lavorare sempre di più. Sì, ma questo, secondo l'isomorfismo tra comportamento e stato del sistema nervoso centrale, questo è comprensibile perché io posso ottenere lo stesso risultato, posto l'isomorfismo. Io adesso mi sto muovendo, dicendo che il mio sistema nervoso centrale sta modificandosi in modo strettamente, come dire, rigoroso rispetto ai miei comportamenti. Cioè io posso guardare i miei comportamenti dall'esterno come comportamenti, oppure posso guardare i miei comportamenti dall'interno come sistema nervoso centrale. Questo significa una cosa abbastanza, non so se si sia capita bene allo stato attuale, significa che io posso intervenire nei miei comportamenti in due modi, o modificando il sistema nervoso centrale, ma non per questo il sistema nervoso centrale diventa causa dei miei comportamenti. È lo specchio, io modifico, ho due sistemi, diciamo, che vanno in parallelo. Posso o toccarmi uno o toccarmi un altro. Se ne tocco uno si modifica l'altro, se ne tocco questo si modifica questo. È una sorta di equivalenza, di isomorfismo strutturale, diciamo. Quindi io posso intervenire o dal punto di vista biochimico o dal punto di vista comportamentale, cioè gli stessi risultati, se non migliori, i migliori risultati io li potrei ottenere condizionando il soggetto all'attenzione. È la stessa cosa. Condizionando il soggetto all'attenzione io ottengo quelle modificazioni del sistema nervoso centrale che ottengo, mi sembra, più facilmente con un farmaco. Cioè sono due strade diverse. Primo, in queste due strade vanno interpretate sul piano dello stretto isomorfismo. Secondo, isomorfismo strutturale. Secondo, è meglio intervenire, dico io, dal punto di vista comportamentisticamente, senza alterare con sostanze esterne all'organismo, perché l'organismo è fatto in modo tale per cui io posso modificare il mio cervello con gli stimoli. Certo. Quindi col mio comportamento io posso curare il mio cervello con i miei comportamenti, curare tra virgolette, a meno che non ci siano patologie gravi, allora va bene, ma insomma, diciamo comportamenti normali. Quindi è inutile intervenire in quel modo lì, si può anche fare, però senza conoscere bene i risultati e in ogni caso prescindendo da risultati che potrebbero essere ottenuti molto più semplicemente condizionando il soggetto. E quando condiziono il soggetto non sto facendo la stessa cosa. Si fa la stessa cosa, solo che la pillola è il rinforzatore immediato, che certo, non comporta lo sforzo di modificare l'ambiente in cui stai questo lo vivendo. spiega Hensley, certo, esatto. È un rinforzatore immediato e quindi i rinforzatori immediati purtroppo il soggetto che non dispone di schede di rinforzamento tra virgolette razionali sono quelli che vengono immediatamente utilizzati e questo è un discorso che bisognerebbe tenere presente anche nel contesto degli esperimenti con animali. L'animale sfrutta sempre il rinforzamento immediato, mentre l'uomo no. La caratteristica dell'uomo è proprio questa. E questo punto di vista è molto condiviso. Tra costi e benefici, se il beneficio è dilazionato nel tempo, io devo dare lo stesso valore che gli do nello stesso istante in cui lo comparo con il mio costo, ed è impreciso. Se la dilazione del tempo altera il valore, e allora c'è lo scostamento da quella che si chiama razionalità ad altre situazioni, diciamo, di non razionalità. Però per fare questo io devo avere schede di rinforzamento più complesse, perché se uso le schede di rinforzamento più semplici è naturale che preferisca l'uovo oggi alla gallina domani.
per usare una banalità del senso comune, ma che però è anche riflette questa situazione. Io userò sempre il rafforzamento immediato, infatti l'animale, anche se io con schede più o meno complesse, tento di condizionarlo inserendo il tempo, facendolo aspettare, quindi inserendo l'attesa nel contesto della scheda, ma io devo insegnare. All'uomo gli devo insegnare che il beneficio, anche se dilatato nel tempo, deve avere lo stesso valore che ha o che avrebbe se io lo considerassi nello stesso istante in cui considero i costi. E che questa è la base di tutto il ragionamento economico, è la base di tutti gli esperimenti che stanno facendo adesso sull'economia. È un problema di apprendimento. Sì, è anche vero che da un punto di vista tecnico, però, la maggior parte degli esperimenti fatti sull'uomo, sul self-control, non hanno lo stesso stato di deprivazione a cui sono sottoposti gli animali, perché comunque per motivi etici è impossibile portare per esempio l'uomo all'80% del proprio peso corporeo, e quindi esperimenti di quel tipo non sono mai stati fatti. Qui la teoria è, ma anche Einstein quando ha formulato la sua teoria l'ha formulata, esperimenti non erano fatti, poi li hanno fatti e ancora li stanno facendo, dipende. La teoria la dobbiamo costruire, poi si vedrà successivamente se sarà possibile. Intanto se la teoria è coerente io sono tranquillo, è strettamente coerente, io devo essere perfetto. Ho notato che gli americani hanno paura che la teoria prenda una strada sua, slegata dall'ambiente sperimentale. Gli americani comportamentisti, sì. Perché non quelli, non la scienza, non manca quella. No, mi riferisco prevalentemente ai comportamentisti. Mi riferisco alle persone con cui sto lavorando, e quindi sono molto scettiche quando ogni singolo pezzo di teoria non è giustificato o preceduto da esperimenti con schede di primo livello, col piccione che mangia, che ha fame e che è stato deprivato per l'80% del suo peso corporeo. Non ha senso. La teoria deve andare oltre, non utilizzando variabili intervenienti, che sono una cosa diversa, sono costrutti privi di significato. La teoria parte rigorosamente dagli esperimenti. Io nel contesto pensato devo essere in grado di ricondurlo immediatamente al contesto sperimentale più specifico, però devo individuare tutte le variabili che caratterizzano il contesto sperimentale più specifico. I comportamentisti attuali sono come potrebbero essere i fisici, o come erano i fisici prima della scienza, forse un po' azzardato direi questo, ma insomma è una battuta. I fisici aristotelici, per cui studiavano il moto sulla base delle esperienze immediate. Io applico una forza, lo spingo e poi si ferma. È chiaro, l'esperienza immediata, poi lo applica ancora e si ferma ancora. Quindi di qui l'erronea teoria secondo cui tutti i corpi in movimento tendono a uno stato di quiete, in termini molto semplificati. Galileo ha ribaltato, e la scienza moderna e Newton hanno ribaltato totalmente il discorso. Io devo costruire una ipotesi in cui il corpo in movimento non si fermi mai. Il corpo si muove e non si ferma mai. Questa è l'ipotesi a cui devo partire. Quello che vedo sulla Terra lo devo spiegare con quella ipotesi. Non si ferma mai. Allora mi chiedo, perché si ferma? Perché ci sono gli attriti. Allora se io nel comportamentismo facessi la stessa cosa, applico la scheda di rinforzamento. La scheda di rinforzamento mi deve determinare per forza immediatamente un comportamento strettamente conforme alla scheda. Immediatamente e istantaneamente. Perché non avviene? Perché ci sono gli attriti. Allora sviluppo la scienza si sviluppa individuando gli attriti. La scienza e la tecnologia non sono altro che un arricchimento del contesto basilare della scienza, aggiungendo sempre nuovi attriti, cioè sempre nuovi subinsiemi. Sono gli attriti. Allora io vado a studiare gli attriti, e questa è l'analisi sperimentale. Perché il piccione e il ratto non si conformano alla scheda ideale? C'è stata una ragione. Invece loro fanno il contrario, non si conformano alla scheda ideale, quindi di lì costruisco la teoria. È sbagliato.
è la teoria sbagliata, è come quella aristotelica. Cioè mi costruisci la teoria delle curve di apprendimento che sono fatte in un certo modo e quindi l'animale, e poi nell'idea che da quelle cose ricavi non si sa che cosa, non ricavi niente. Il contrario, devi avere prima lo schema astratto, la stretta applicazione della scheda al comportamento. Poi ti chiedi perché non succede questo. Allora arrivi a un insieme enorme che devi isolare di attriti, cioè di variabili che limitano il contesto impedendogli di operare come dovrebbe operare. La conoscenza di queste variabili, tra l'altro, ci consente poi di purificare l'analisi sperimentale e deve trovare il contesto più astratto. Perché l'uomo non si comporta economicamente? In base alla scheda astratta che gli devo insegnare dell'economia, ci saranno dei vincoli, e i vincoli sono vincoli legati all'insegnamento sbagliato di quella scheda, e devo andarli a trovare. È tutto capovolto il discorso. Mentre questi ritengono dall'esperimento che è poi legato al senso comune, in cui n variabili non si conoscono, tra cui non si conosce niente. Sostanzialmente nell'uomo assolutamente niente. Io devo studiare il movimento di un corpo privo di qualsiasi possibile attrito. E questa è stata la grande intuizione. Certo. Privo di qualsiasi... difficilissimo. Galileo ha fatto esperimenti colossali, non aveva strumenti, poveretto, e ha fatto esperimenti privo di qualsiasi possibile attrito. E allora comincio. Poi lo studio degli attriti mi porta ad ampliare a dismisura tutta la fisica, costruisco la scienza delle costruzioni, costruisco la meccanica, è tutta una scienza, sono scienze di attriti. Costruisco gli aerei, le automobili quando sto studiando gli attriti, sulla base delle leggi astratte. Altrimenti non riesco a studiare niente, a costruire niente. Ora qui, anziché studiare, l'esperimento mi serve, devo costruire, ma qui nel caso comportamentismo lo ipotizzo, perché io devo mettermi nella prospettiva scientifica. Questo è il punto centrale, non è che mi possa illudere di dire la mia prospettiva scientifica è tale perché io mi metto a fare un esperimento. Un momento, come lo stai facendo l'esperimento? Cosa stai cercando? L'esperimento lo devi fare individuando le variabili più basilari, non puoi partire dalle variabili del senso comune. È tutto qui il problema. Così come per il moto, devi trovare il movimento al di fuori di qualsiasi interferenza di qualsiasi altra variabile, cioè ci deve essere corpo in movimento, accelerazione, devo ridurre le variabili. Il corpo in movimento è la variabile dipendente, l'accelerazione è la variabile indipendente, solo quelle due, non devo avere attriti, nulla di altre cose. E il comportamentismo è la stessa cosa. Lo stimolo è la risposta, devono essere astratte, immediate, prive di qualsiasi attrito, di qualsiasi vincolo, di qualsiasi ostacolo. E poi andrò a studiare tutti gli ostacoli. Oddio, posso anche comincio con l'esperimento come ha fatto Skinner, costruito così malamente, però devo essere in grado immediatamente dall'esperimento di costruire la teoria. Cioè quello che Skinner non è riuscito a fare è questo: fare l'esperimento e va bene, costruire le curve di apprendimento e va bene, costruire le schede di rinforzamento e va bene, però andare alla teoria, cioè costruire le schede di rinforzamento è semplicissimo, le schede di rinforzamento e le risposte pure alla teoria, senza attriti. Il che mi porta a concepire la scheda di rinforzamento e immediatamente il comportamento contingente alla scheda. Stop, in astratto. Poi non mi viene perché la curva teorica non corrisponde alla curva sperimentale, vabbè, perché sono gli attriti. Ma io per ogni scheda di rinforzamento dovrei formulare una risposta teorica alla scheda teorica, che io do una risposta teorica.
poi provo. Questo non è riuscito a costruire Skinner, bastava questo passaggio. Allora, l'esperimento quello che hanno fatto Galileo e Newton, hanno fatto il passaggio, devo andare a costruire l'ipotesi più astratta e poi cerco di sperimentare l'ipotesi più astratta, come ha fatto Galileo, anche con strumenti rudimentari. Una superficie perfettamente liscia, una palla perfettamente liscia, senza attriti, e devo fare questo. E questo non hanno fatto i comportamentisti. E l'errore è quello di illudersi, di trovare la scienza così che emerge dai fatti, non si sa, che poi sono fatti del senso comune, anche se camuffati un po', come dire, resi un po' più rigorosi.